L'altro giorno, dopo un chiaro movimento di pancia, sono corso in bagno per liberarmi e dopo circa 30 secondi che ero seduto ho scoperto di aver lasciato il telefono in ufficio. Ormai era troppo tardi per alzarsi. Ho quindi passato i 20 minuti successivi a contare le piastrelle per terra, a leggere etichette e a capire come funzionasse il portacarta igienica. Quindi, dato che non voglio più finire in un incubo del genere, oggi voglio trasformare questo bagno in una vera e propria gaming room con tutto il necessario per avere intrattenimento nel caso mi dimentico ancora il telefono in ufficio. Ho quindi preso la scopa, smontato la porta e ho iniziato a pulire tutta la stanza da ragnatele e polvere. Dopodiché con un bel metro ho misurato la grandezza: 218 e 226, 4,92 metri quadri di spazio per costruire. Partiamo dicendo che un bagno da gaming room, per chiamarsi tale, deve avere senz'altro un aspetto moderno e molto pieno di LED. Sicuramente non può mancare una TV enorme con PlayStation 5, reparto cibo bevande perché un vero gamer, se ha sete o fame, non deve alzarsi. E poi cosa fai? Non gliela metti una mini scrivania con PC per lavorare? Raga, attenzione, perché c'è in mente una roba devastante. Però un quadratino che sale e scende con una carrucola elettrica collegata con un paranco che azioni e che si nasconde quando sale nel controsoffitto, mascherato con delle nuvole circondato da LED. Una roba pazzesca, guarda. Un progetto molto difficile, ma prima partiamo, prima finiamo. Quindi punto numero 1, iniziamo dal soffitto. Prima cosa, ho recuperato un po' di legni di avanzo da qualche altro progetto. Li ho segnati e ritagliati piano piano, tutti a misura con la circolare. Dopodiché, portati in bagno, li ho appoggiati sopra la fila delle piastrelle sulle pareti. Allora, l'idea più o meno sarebbe questa qui: un controsoffitto creato a 50 cm da quello vero. In questo spazio sopra il cesso ci sarà la scrivania che va su e giù in modo elettrico e quando sale si nasconde automaticamente in questa area. Come vedete, i legni si appoggiano già alle piastrelle, quindi non c'è tanto lavoro da fare. Però per rinforzare la struttura io direi di iniziare a mettere le pareti che hanno uno spessore di circa 1 centimetro, così aiutano a mantenere gli stelli. E poi continuiamo, quindi andiamo al brico a comprarle. Allora, eccoli qua: pannello acustico, altezza 244 x 52. Ho quindi tirato su una decina di pannelli, ripiano in legno per la scrivania invisibile, listelli per la struttura e oggetti vari che mi servivano. Infine, dopo che un signore voleva rubarmi il carrello, ha bisogno del mio carrello questo. Ah, scusa. Ho poi preso anche dei fogli di policarbonato per il controsoffitto. Ok, allora, mini circolare per tagliarli, Bostik per appiccicarli e taglierino per aprirli. Attenzione, guardate che carini che sono, eccoli, andiamo. Non male, signori, non male. Allora, va tagliato esattamente all'altezza della piastrella. Perfect. Ok, allora, vediamo com'è. Perfettino. Per quello che devo mettere questo. Non metto troppi punti di colla, perché quando arriverà il giorno che voglio tirarli via tutti e rifare il bagno, almeno un po' più facile da toglierli. 3, 2, 1 e il primo è andato. Andiamo avanti. Per i pannelli successivi ho attivato la modalità catena di montaggio per fare più in fretta. Li ho aperti tutti, ho segnato e tagliato il primo che ho poi usato per accorciare gli altri, portati in bagno, tolto il portacarta igienica e fissato tutto al muro. Figuriamoci se la sfiga non ci vedeva benissimo e mi ha lasciato 9 cm e mezzo da riempire. Molto bene, ma noi siamo abituati. Guarda te cosa mi tocca fare. E dopo circa mezz'oretta, signori, prima parete completata. Guardate che razza di figata sta già venendo. Cioè, ti rendi conto? In caso adesso si inizia la seconda parete e abbiamo 2 grossi problemi. Il pannello qui, come faccio a ritagliarlo tutto rotondo, tutto sotto, con questa cunetta qui, eccetera eccetera? Sarà un bel casino. Ho quindi preso un po' di fogli di carta e li ho appiccicati attorno al bidet. Dopodiché con un pennarello nero gli ho fatto il contorno esterno, rimosso dal muro tutta la dima, ritagliata la forma e riportata sulle 2 lastre fonoassorbenti. E adesso, teoricamente, tirando via, abbiamo il segno su 2 pannelli diversi. Perfettissimo. Multiutensile e tagliamo. Guardate qua che taglietto che mi ho fatto, signori, Già se è giusto, ma penso proprio di sì. Di cosa stiamo parlando? Di cosa stiamo parlando? Bolla. E preso bene dal lavoretto preciso che ho fatto, ho continuato fino al calorifero che era purtroppo anch'esso da ritagliare. Ultimo pezzettino in fondo perché guarda caso anche questa parete era sfiga di vederci bene. Pulito tutto e l'angolo era talmente bello che mi sono lasciato andare ad un ballo esotico. E quindi, signori, prime 2 pareti completate, continuiamo con le prossime 2. E anche qui abbiamo un sacco di ostacoli. Porca di quella puzzola ladra.
In questi giorni raga ho ordinato 10 pacchi di finti mattoni completamente neri e anche loro fonoassorbenti. Eccoli qui, guardate che belli, effetto 3D, attenzione attenzione. Ho deciso di prendere questi così facciamo un contrasto ai pannelli che abbiamo messo prima. Portiamo tutto là e appiccichiamo. Tra l'altro questi qua sono pure adesivi, quindi niente colla. Allora, io direi partiamo con il primo pannellino da 30x30 cm dall'alto, perché se devo fare dei tagli è meglio tenerli in basso dove si vede meno. Quindi iniziamo. Sono proprio curioso di vedere com'è l'effetto. Ok. Abbiamo già la cassetta dell'acqua da ritagliare fuori, però per fortuna sono facilissimi da sezionare, basta il taglierino. Attenzione, guardate come sta bene la cassettina del bagno infilata dentro, eh. Adesso smonto questi tre e continuo, dai. E quindi niente raga, dopo aver finito il pezzo sopra ho continuato con la parte bassa ritagliando a dovere sia lavandino che WC, stando attento ovviamente a tutti i vari dettagli. Poi una volta conclusa anche questa parete sono passato a fare l'ultima, quella della porta d'entrata. Guardate che carina anche l'ultima parete completamente nera. Signori, bellissimo. C'è la precisione dei dettagli. Di cosa vogliamo parlare? Se apri il dizionario, la parola Michele Molteni c'è scritto perfezione, lo sai o no? Vabbè dai, dopo questa cagata iniziamo con il soffitto. E adesso raga arriva il bello, perché dobbiamo fare tutto l'impianto della scrivania che va su e giù con le carrucole attaccata a un paranco elettrico messo per terra. Da dove iniziamo? Allora, il ripiano della scrivania che ho comprato è questo qua. La posizione dovrebbe essere appena sopra le mie ginocchia, quindi più o meno qui, perfetto. Quindi la carrucola posta in alto che mi permetterà di alzarlo e abbassarlo deve essere posizionata esattamente a 50 da questo muro, 80 da quest'altro. Perfetto. Riportiamo le misure là in alto. Ok. Esattamente in questo punto qui devo attaccare la carrucola. Molto molto bene. Ok, girata per così. Mi raccomando, carrucolina, reggi tutta la scrivania, quindi stai su. Devo metterne una anche di qua. Ok, 2 carrucoline messe. Adesso prendo il paranco e facciamo la prova peso e vediamo se funziona. Madonna mia che bello. Allora, prendiamo questo qui che ho riciclato dalla distruzione della casa sull'albero, che giustamente funziona ancora. Ok, perfetto. Adesso questo filo qua portiamolo sulle carrucole. Ok, ci siamo raga. Allora, ma si può fare una stronzata così? Allora adesso attacchiamo un peso e vediamo se lo alza. Abbiamo qua la scala, proviamo con quella, ok? Ci siamo signori? Quindi ricapitolando, paranco elettrico con cavo che piano piano va su fino alla prima carrucola che inverte la direzione, becca la seconda che la manda verso il basso, legato avvolto nella scala. Qui c'è una fascetta che tiene. Ora, per evitare che si alzi il paranco perché magari la scala pesa di più, mettiamo sotto un legno e lo tengo con il piede. E ora possiamo fare la nostra prova. Signori, vediamo se funziona questo progettino. 3, 2, 1, vai. Attenzione signori! Sta salendo! Cioè se cade adesso mi arriva sulla faccia, porco zio. Le carrucoline sembrano ottenere molto molto bene. Abbassiamo prima che si spacchi tutto, però direi congegno costruito alla perfezione signori. Molto molto bene. E diciamoci la verità, se tutto il meccanismo tira su una scala, sicuramente un pezzettino di legno con il PC siamo mega tranquilli. Quindi perfezioniamo il tutto e continuiamo. Ho quindi preso il piano della scrivania, ritagliato di stelle di legno per creare la struttura, pitturato i bordi di nero altrimenti dopo sporcavo tutto, ricoperto il foglio con moquette grigia, affrancato sopra il telaio e dopo circa una mezz'oretta ho finalmente completato la scrivania invisibile. Piccola, pratica ed elegante. Guardate che carina che è. Salirà e scenderà più o meno in questa posizione. Giusto per farvi capire, ho portato qua anche il mio PC portatile. La scrivania quando arriva qui io posso alzare e lavorare. Quando invece devo mandarla su, chiudo, aggancio e siamo a posto. Ora la domanda vera è: come aggancio il filo esattamente in mezzo così rimane tutto equilibrato per il peso, con la possibilità di sganciarlo e che non mi dia fastidio al PC? L'idea sarebbe quella di mettere un legno che passa sotto, tac, qui mettere un aggancio, poi qua attacco un moschettone che viene tirato pam 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 e lui dovrebbe andare su. Proviamo.
Ora sistemiamo il filo e creiamo un uncino e voilà. Ma che bel lavorettino che abbiamo fatto. Poi moschettone per collegare sia questo che quest'altro. Ok, adesso è tutto pronto. E quindi signori, test numero 2 con tavolino quasi completato. E come vedete la scrivania sta su. Perfetto. Prendiamo il telecomando e proviamo. 3, 2, 1. Non funziona! È strabella, raga! Incredibile! Cioè, raga, mentre vola la scrivania, volevo farvi vedere che mi è arrivata una notifica di Trade Republic per gli interessi anche questo mese su tutti i soldi che ho sul conto. Mamma mia, iniziamo l'anno col botto, è bellissimo! In pratica, con Trade Republic, tutti i soldi che hai sul conto, senza vincolarli, senza investirli, senza fare assolutamente nulla, crescono del 2% lordo annuale. Soldi che posso andare a spendere, prelevare, pagare con la carta. Cioè, i soldi normali che hai sul conto crescono del 2% lordo annuale così. Guardate io tutto l'anno scorso quanti soldi ho generato da questi interessi: 1391,43 euro. E quest'anno vorrei fare la stessa identica cosa, perché tanto è tutto automatico, tu non devi fare assolutamente niente. E poi la cosa bella è che le tasse che andresti a pagare sopra gli interessi te le pagano automaticamente loro, quindi a te ti arriva il netto mensilmente, perché è tutto sotto regime amministrato. Niente appuntamenti dal CAF, niente appuntamenti col commercialista, casini vari eccetera, tutto loro in automatico. Dio che bello. Tra l'altro con l'app di Trade hai anche la possibilità di creare un piano di accumulo completamente gratuito, oltre ad avere, attenzione, una carta di debito anch'essa completamente gratuita se fai quella virtuale. E la cosa bella è che se poi la utilizzi in giro per comprare le tue cose, ricevi un save back dell'1% che viene automaticamente inserito nel piano di accumulo gratuito che hai fatto. Praticamente un servizio a 360 gradi che riguarda tutte le tue finanze. Vi lascio il link in descrizione per scaricare l'app se volete provare anche voi. E mi raccomando, iniziate a far lavorare i soldi per voi in modo automatico, esattamente come sto facendo io. Ora signori, abbiamo un lavoro da finire. La scrivania che va su e giù funziona, però bisogna fare il pavimento, cielo, nuvole, LED, televisore, PlayStation e tante altre cose. Per fare il soffitto ho comprato dei pannelli di plastica. Andiamo a prenderli. Eccoli qua. 1, 2 e 3. Perfetto. Prendiamo il primo e vediamo come attaccarlo. Allora, primissima cosa, spostiamo questo qua un po' più in là. Perfetto. Andiamo su. Vediamo se riusciamo a fare questa operazione qui. Ecco dia. Ok. La prima vite tiene tutto, signori. La prima vite tiene tutto, ragazzi miei. Signori, il primo pannello lo abbiamo messo. 46 viti per tenere su un pannellino che pesa 100 grammi, ma anche quel pezzettino là per completare la prima metà. Ho quindi misurato lo spazio vuoto, riportato il tutto su un pannello nuovo e ritagliato il pezzettino mancante. Dopodiché, non appena l'ho additato al soffitto, ho scoperto che c'era appiccicata una pellicola. L'ho quindi piano piano tolta tutta, così da avere uno spazio più luminoso. Ok, perfetto. Ho poi alzato la scrivania per verificare in quale punto tagliare la struttura, segato in due il paletto e riavvitato nel senso opposto. E con un paio di viti dovrebbe stare su. Adesso facciamo una cosa identica dall'altra parte e creiamo la botola orizzontale della stessa forma della scrivania. Signori, fatto! Guarda come si nasconde bene la nostra scrivania. Perfettino. Ora completiamo con i pannelli tutto il soffitto, lasciando indietro questo quadrato qui. Almeno ho l'accesso alla corrente per fare tutti i collegamenti con le luci. Stavolta la pellicola la tiro via prima. Ok, sul rettangolino qua adesso le due palle. Ora, come vi dicevo prima, attraverso quel buco là facciamo tutti i collegamenti per le luci. E usiamo le stesse che ho utilizzato per fare il reel con la ruspetta. Dovrebbero essere proprio qua così. Intanto vediamo se funzionano ancora. Mamma mia, signori! Perfetto! Luci funzionanti, sono quindi salito nel mio nuovo controsoffitto, ho attaccato una ciabatta per collegare le 3 strisce e una volta tolto di mezzo la scrivania le ho distribuite tutte quante sulla superficie, aiutandomi anche con un legnetto per fare gli angoli in fondo. Diciamoci la verità, un lavoro un po' scomodo, ma il risultato sembrava bene. Che mal di braccia, raga. Proviamo ad accendere e vedere com'è. 3, 2, 1. Ole! Dai, non male. Vediamo da sotto. Va bene. Arrivati a questo punto, esattamente come avevo fatto nel soffitto del mini bunker, raffetteremo sui pannelli di plastica sotto alle luci questa ovatta per imbottitura. Oh, bello. Oh, voglio dormire. Proviamo a metterla su con questa. Vediamo se funziona. Ti dirò, signori. È rimasta solo la bastardella, eh. Dobbiamo fare un bel angolino. Dai, in circa mezz'oretta dovrei fare tutto. Non sento più le braccia. Com'è, raga? Sta bene. Poi quando spegneremo la luce dovrebbe sembrare proprio notturno. Bellissimo. Madonna mia che bello. Grande, cavoli. Che cazzo di figata. Vabbè, andiamo avanti, dai.
E voilà, attenzione, attenzione, quasi tutto il soffitto è stato completato. Molto molto bene, signori. Vabbè, basta fare gli stupidi. E manca soltanto questa L qui. 3, 2, 1. Ok, finito. Ora il sotto della scrivania. Allora, questa qua è la nostra scrivania che va su e giù. Quando arriva al soffitto, la parte sotto si vede. Quindi anche qui dobbiamo mettere l'ovatta. Però dato che questo legno qua è un pochino scuro perché l'abbiamo pitturato, eccetera, quindi rischia di vedersi il quadratone nero sul soffitto, mettiamo sotto un po' di Scottex bianco. Perché non solo non abbiamo la vernice chiara, ma non possiamo neanche aspettare che asciuga. Quindi facciamo veloce e via. Mettiamo le luci. E ora copriamo tutto con l'ovatta. Ok raga, ce l'abbiamo, scrivania completamente ricoperta. Proviamo ad accendere per la prima volta a vedere l'effetto che fa. Attacchiamo la ciabatta. 3, 2, 1. Olè! Dai, ci sta. Adesso l'appiccichiamo sopra, vediamo com'è. Bastone con il gancio. Attacchiamo al moschettone. Perfetto. E proviamo ad alzare. Vai, attenzione, attenzione signori. Sta salendo, guarda che brava che è. Attenzione. Olè! Mamma mia, si è completamente nascosta. Allora, adesso probabilmente da lì voi vedete una concentrazione molto più alta di luci perché un filo da 15 metri è distribuito in un pannello grande così. Però guardate quando spengo la luce come si mimetizza. Olè! Vabbè, non è proprio mimetizzato, però è un pochino meglio di prima, signori. Ma che cazzo? Cioè tu entri in bagno, no? Dici che cazzo di bagno è? Poi guardi questa roba qui e dici boh, proviamo a schiacciare. Cioè, raga, ma vi rendete conto o no? Vi rendete conto o no che cazzo ho costruito? Mamma mia! Bellissimo, bellissimo! Guarda lì! È entrato? Madonna, troppo bello, sono stracontento. Continuiamo. Quando ti siedi bello allegro sul cesso a fare i tuoi bisogni, davanti vedi questa parete gigantesca color marrone nero e noi vogliamo un po' di colore. Sono quindi andato a comprare un pannello modulare di foglie finte 1x1, polietilene per interni ed esterni. Vediamo come sta. Cioè, guardate che bel contrasto che fa, raga. Mamma mia, che bellino. Oh, sì, bello, me lo voglio dormire. Allora, voglio posizionarla un pochino sulla sinistra perché da quella parte là mettiamo la televisione. Però, signori, il problema è che questo spazio qua è un po' piccolino. Quindi tranciamogli un pezzettino. E attenzione, io non la dividerò col taglierino perché come vedete è formata da dei quadrati. Basta mettersi qui, vai così, tac, viene via. Perfetto. Proviamo a metterla su e vediamo come sta. Ma di cosa stiamo parlando? Ma quanto accende la parete sta roba qui? Codiazzo, questo muschio bastardello! Che bello che è! Costato un botto, però carino. E ora passiamo alla televisione. Ok, gancio messo. Perfettissimo. E anche la TV l'abbiamo piazzata. E ora PlayStation 5 mensola di fianco al bidet. Appoggiamo la nostra play. Tac. Guarda qua che figata. Guarda che bella che è. Fianco al bidet. Chi è che c'è la play di fianco al bidet? Ditemelo. Che bello. Madonna. E niente raga, la trasformazione dal bagno alla gaming room sta diventando sempre più bella. Però state già vedendo troppo. Ci vediamo direttamente all'ultimo giorno quando il progetto sarà completamente finito. Mancano ancora le altre pareti, finire questa, cablaggi elettrici, concludere la scrivania, mobiletto con zona bar, macchinetta al caffè, frigorifero, un sacco di altra roba. Per me è ancora tanto lavoro da fare, per voi invece passeranno pochi secondi. 3, 2, 1. E benvenuti signori finalmente alla scena finale. Sono passati circa 3-4 giorni dall'ultima clip che avete visto. All'interno di questa stanza c'è un bagno gaming room devastante. Io penso che nel mondo nessuno abbia mai costruito una cosa del genere. Adesso piano piano facciamo un tour. Vi faccio vedere tutte le varie chicche che succedono. Madonna mia raga, non vedo l'ora. Ma prima attacchiamo questi due cartelli perché giustamente abbiamo finito. Appena sotto mettiamo toilette e sotto ancora game zone. E tac. Non chiedetemi perché gli ex proprietari hanno messo il simbolo della donna, probabilmente lo usavano solo loro. Invece sbattiamo le palle ed entriamo lo stesso. Signore e signori, benvenuti al bagno gaming room di Michele Montini. Venite dentro, venite dentro. Allora, partiamo dall'inizio. Appena entri, chiudi la porta, sulla sinistra ho inserito un joystick retroilluminato con colori brillanti che va ad accendere il verde che abbiamo messo prima. Tutto chiaramente in riferimento al fatto che sia una gaming room. Sulla sua destra, come vedete, inizia lo spazio entertainment, un bel televisore schermo piatto con retroilluminazione a LED. Appena sotto PlayStation 5 con, signore e signori, GTA 5 perché il 6 non è ancora uscito. Dove cazzo siete, Rockstar? Svegliatevi! Tra l'altro questo è della PlayStation 4 perché quando
quando sono andato a comprarlo dalla 5 non ce l'aveva. Ovviamente tutto questo accrocchio qui è messo di fianco al bidet, che attenzione, funziona davvero, cioè non è di bellezza, è un bagno vero, signore. Comunque trasportiamoci verso il su e attenzione, abbiamo un leone che legge il giornale e che caga sul cesso. Fred lo chiameremo. Di fianco abbiamo una bella luce arancione. Chiaramente tutto il cablaggio sul soffitto è stato un disastro metterlo. Ci sono 1000 prolunghe, 1000 allacci, 1000 cose, lasciate perdere, raga. Godetevi lo spazio per com'è finito. Dietro di me, ovvero sulla parete frontale, appena entri in bagno, ho attaccato un bel quadro di uno scimpanzé che si fuma il suo sigarone nella vasca da bagno, con sopra una mensolina completamente minimal, con queste piantine piccoline che non ho ancora capito se sono finte o se sono vere. Sulla destra dello scimpanzé abbiamo cuffie e joystick, ovviamente per la PlayStation, pulsante segreto arancione che vi faccio vedere dopo, ma ovviamente sapete già per cosa serve, porta carta igienica con pianerottolo, perché ovviamente appena ti siedi sul cesso prendi il tuo iPhone e lo appoggi. Qua abbiamo pensato a tutto, signori. Telecomando per accendere la TV, lavanda per dargli quel profumino, visto che qua ci sono un po' di odori, e infine sull'angolo questo qua per lavare i denti. Andiamo avanti. Passiamo alla parete di destra. Attenzione, qua abbiamo il cesso con copertura di pelo spesso color beggiolino, e quando la tocchi ti viene proprio voglia di andare a sfregare la faccia, bella. Poi ti ricordi che è un cesso e quindi te ne vai. Sopra c'è lo sciacquone che funziona davvero, ripeto, questo qua è un bagno funzionante. Nell'angolino là abbiamo messo una piantina con dietro una luce che la accende, e poi sulla sinistra del cesso, signore e signori, la zona snack. Qui ho voluto costruire un tavolino completamente da solo, non ho comprato niente, l'ho fatto tutto a mano. 2 assi di legno, il frigorifero che tiene entrambi, dietro c'è una struttura di legno, e poi con gli stessi pannelli con cui ho fatto le pareti ho fatto il riempimento. Sotto il frigo giustamente funziona, è bello fresco, illuminato, con dentro un sacco di lattine per bere quando avete sete. Appena sopra snack vari, sia salati che dolci, M&M's, arachidi, fonzi, robine varie, e chi più ne ha più ne metta. Di fianco abbiamo caffè, Nesquik, zucchero, bicchierini, cucchiai, tutto quello che serve per farci il nostro caffettino mentre siamo qua nella gaming room. E per farvi vedere che non sto scherzando, proviamo a farne uno. Caffè, inseriamo, vediamo, bicchierino, inseriamo, 3, 2, 1 ed eccoci qua. Tutto vero, tutto realistico. Un po' amaro, andiamo avanti. Dietro la macchinetta del caffè una bella piantina finta per decorare anche questo angolino, e poi piccola chicca da farvi vedere: quando è finito di bere il caffè, la cialda dove la butti, il bicchierino dove lo butti, il cucchiaino dove lo butti, lo zucchero dove lo butti. Dietro il frigo ho inserito una piccola pattumiera con sacchetto per buttare via tutti i vostri rifiuti. Lasciamola libera ora. Continuiamo con il tour. Appena dopo la zona snack, bar, coffee e chi più ne ha più ne metta, abbiamo messo il dog, anzi la signora dog. Un pochino più in là una lampada movie devastante, solo questa qui mi costa 150 euro, molto bene. Qui abbiamo cambiato completamente lo specchio che c'era prima, che faceva molto schifo. Anche questo retro illuminato a LED, tutto cablato all'interno con i cavi elettrici, con anche, attenzione, il bottone accendi spegni. Se funziona 3 volte vuol dire che va per sempre. Lavandino più o meno pulito, perché comunque ha anche lui i suoi anni. Sapone Total Black è vuoto, devo ancora riempirlo. Piantina finale per chiudere l'angolo. Ho pitturato di nero anche questo tubo piccolo, faceva un po' schifo. E infine, signore e signori, non so se potete vedere, ma l'avete già visto durante il video, tutto il soffitto è stato ovattato con luci a LED che danno quel senso di avere un cielo sopra la testa. Senti come soffice, senti come soffice! E poi attenzione, sotto sul pavimento ho messo questo tappeto bello peloso color antracite chiaro, che quasi adesso mi passa la voglia di venire dentro con le scarpe. Voglio vederti quando sei lì in bagno a fare i bisogni, come cavolo fai a pulire poi sotto. Ma andiamo avanti, dai. Cosa succederà quando clicco il pulsante arancione su e giù? Quanto sarà bella questa scrivania che scenderà dal soffitto. Signore e signori, ecco voi la scrivania di Michele Molteni nella gaming room. Prendo il telecomando. Attenzione, perché tutto l'arredamento è stato fatto apposta. Il porta carta igienica è montato alla stessa altezza di, attenzione, questi 2 piccoli pilastrini che ho messo quando ho inserito il porta snack, perché almeno la scrivania quando scende si appoggia su 1, 2 e 3 e rimane ferma. Ma adesso ve lo faccio vedere dal vivo. Allontanati un attimo per favore, regia. 3, 2, 1. Eccola signori, guardate, sta uscendo. Mamma mia. Attenzione signori, non è magia, questa qua è realtà. Avete capito? Io non ho bisogno delle AI per fare le cose, questa qua è tutta realtà. Guardate qua, si è appoggiata giusta già nella posizione corretta, si è agganciata ai piedini che ho messo, infatti lei è bella stabile. Posso tirare via il legno perché in mezzo qua mi sta sulle palle mentre lavoro, lo sposto così, qui apro il mio PC e, signore e signori, posso lavorare col mio telefono, le mie penne, alla scrivania mentre sono in bagno a fare i miei bisogni. Ditemi voi dove trovate un altro bagno così. Guarda che figo!
figata! È bellissimo, signori! E quando sei stanco di lavorare la rimetti in posizione, tac, lo fai salire, pam 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 pam. Non devi fare niente, devi solo guardare che sale, guarda, piano piano, si incastra da solo, guarda, perfetto, signori! Guarda che bello, mamma mia, guarda! Una volta finito dici, vabbè, cosa faccio? Ho finito di lavorare? No! Puoi anche giocare alla PlayStation, come avevo detto prima. C'hai qua il tuo joystick, c'hai qua le tue cuffie, tac, c'hai già impostato GTA e vai in giro a spaccare la gente, vai in giro con la macchina e spacchi tutto. Guarda qua, guarda qua! Oddio, ho investito uno, no, basta. E quindi niente, raga, questo qua è il bagno gaming room di Michele Molteni. Ho fatto anche delle prove per capire come arredare l'ufficio nelle serie che stanno arrivando presto su YouTube e sono contento che da adesso in poi, se dimentico il telefono su in ufficio, ho un sacco di cose da fare anche mentre sono in bagno. Ci vediamo al prossimo video, raga.